sai quando arrivi in un posto e ti senti che è quello giusto? Quello che risponde esattamente ai bisogni che fino a quel momento non sapevi nemmeno di avere. Eccoci a Cuenca, la città più bella di tutto l'Ecuador. Ma come siamo arrivati fino a qui? Serve un riassunto veloce delle puntate precedenti. In Ecuador siamo entrati da nord, da Otavalo e i suoi mercati. Abbiamo comprato una chitarra e poi via a perdere il fiato e il portafoglio a Quito, la capitale. Qualche giorno tra i monti alla Esperanza per ritrovare la fiducia nell'umanità e poi su fino a toccare quasi il cielo a 5.000 metri sul Cotopaxi, il vulcano attivo più alto del mondo. Poi è stato il momento di immergerci nelle acque bollenti di Baños, farci la doccia sotto una cascata diabolica e prenderci qualche giorno di KO. Poi l'Amazzonia calda e umida con le scimmie e i vermi cicciotti sugli spiedini e infine la bella Cuenca. Tra un bignè e una tisana miracolosa, oggi scopriamo insieme questo posto che dietro la facciata regala parecchie sorprese. Buongiorno ragazzi, stamattina siamo scesi alla pasticceria che c'è qua sotto che fa questi croissant, belli ancora caldi. Quel tipico odore di burro, tipico proprio. Ma sono vuoti o ripieni? No, non ne ho la più pallida idea, adesso vediamo. Che sciolgono in bocca. Perfetto. Sembrano vuoti. Qui abbiamo arrangiato questa panchetta come tavolo in camera perché non c'è ancora il tavolo in questa casa. Tutto un po' arrangiato, devo dire la verità, però va bene. Stamattina alla Casa degli Spiriti facciamo una bella lavanderia. Abbiamo già lavato un bel po' di cose appese qua fuori. Finalmente ragazzi, non vediamo l'ora un attimo di ripulire un po' tutto quanto, anche perché avevamo anche le felpe che in pratica erano completamente marce. Questi dettagli, noi li darei. Allora stiamo lavando, c'è una bella lavanderia con la vasca per lavare. Ne approfittiamo. Perfetto. Possiamo stendere sotto la tettoia. So che sembrano cose banali, ma sono fondamentali. Per niente banale per noi. È una delle pochissime volte che riusciamo a fare una cosa del genere con lo spazio esterno anche. Dal detersivo ragazzi direttamente al profumo di fiori, perché siamo nel mercato dei fiori, uno dei pochissimi se non l'unico mercato dei fiori che abbiamo visto fino adesso. Sì. Senti qua che profumo che c'è. Siamo nella piccola piazza dietro la piazza della cattedrale, che è proprio qui alle nostre spalle. Pensate che l'Ecuador è il terzo esportatore mondiale di fiori ed è famosissimo soprattutto per le sue rose. Ce ne sono tantissime su questi banchetti, non vi dico il profumo che c'è in questo momento. è il mercato dei fiori, quindi va avanti da questo lato, non è grandissimo ma non è neanche piccolo. Che considerazione precisa. Comunque qua sopra si vedono le cupole della cattedrale. Abbiamo scoperto ragazzi che qui le mani sagge delle madri carmelitane hanno creato qualcosa di ottimo per il corpo e non solo. Per lo stress, per combattere lo stress. Tutto, quindi non fanno soltanto alcolici, cioè quelle cose, sai, no? I monaci, le cose fanno tutte quelle robe alcoliche, vino, eccetera, eccetera, ma fanno anche, ecco, questa che si chiama Agua de Pitima. Pitima è interessante come nome perché è un pitima poco più, dammene un po' di più, era nei discorsi no, locali, dammene ancora un po' e quindi si chiama adesso Agua de Pitima e va assaggiata, appunto è tipo aromatica con tante cose dentro, con un infuso di erbe e che hanno fatto appunto le Signore della Carmen de la Asunción, che è proprio qua il dietro, convento che c'è qui dietro, esatto. Mi sono spiegato un po'? Più o meno direi assaggiamola, vediamo di cosa sa. Adesso c'è la coda, c'è un sacco di gente perché va a ruba questa. Sì. Qua si vedono le monache all'opera che la producono. Sei pronta Angela per ingiovanire almeno 15 anni? Addirittura con un bicchiere. È così. Se funziona compriamo un bottiglione. Non so. Qua c'è tutta la foto storica, un bicchiere dovrebbe costare 75 centesimi, adesso vediamo se si conferma. Lo sta creando. Eccolo qua, grazie. Avete presente quell'odore un po' di piedi? Ecco, comincia bene questa degustazione. Però quell'odore un po' naturale, cioè Sì, che tu di dici erbe. si sente.
Però piede alla fine, tipo sandalo. Comunque, allora, quello che dovrebbe esserci dentro è petali di rose, garofani, valeriana, yerba luisa, cioè un altro misto di altre erbe, o un'erba particolare, vabbè, cedron e altre erbe medicinali, cioè, capito, tipo un'infusione incredibile di robe. Sì, forse il colore è dato dai petali di rosa, mi viene da dire, perché guardate che colore è. Mi viene da dire, ho detto che questa qua è la versione zuccherata, quindi comunque fa bene ma non troppo. Non benissimo, poi c'è quella non zuccherata per i veri pro, però qui non siamo noi ancora, quindi per ora ci accontentiamo di questa. Di cosa sa? Tisana? Alle erbe? Sì, una roba. Vabbè, io ci voglio credere che faccia veramente. La beviamo, vediamo cosa succede. Secondo me sono furbe però, monache, eh? Dici? Secondo me sono furbe, 75 ottimo centesimi. Marketing, ottimo marketing. Mi sono già ringiovanita, mi è venuto il cappellino. Sì, vedi come sei giovane? Dimostri 28 anni. Grazie. Primo piccolo impatto con i cuencani, non so se si chiamano così, comunque gli abitanti di Cuenca, perché devo dire che in 5 minuti che siamo usciti un sacco di gente ci parla, ci racconta le cose. La questione dell'acqua di Pitima ce l'ha raccontata un signore mentre eravamo in coda. Anche e poi, un signore politico? Sì, un signore si è fermato, mi ha chiesto di dove siete, gli ho detto Italia. Ah, che bel paese, per fortuna non siete degli Stati Uniti, questo è stato il suo approccio. Esatto, e poi ci ha chiesto cosa ne pensiamo di Trump, che ne pensiamo? Che ne pensiamo, che dobbiamo dire, lasciamo perdere, va. Il centro storico di Cuenca è patrimonio dell'UNESCO e compete con Quito per la bellezza architettonica, e infatti ragazzi si passa da una piazza all'altra. Guarda qua, hanno un po' esagerato con l'albero di Natale. Mamma mia! È venuto bello grande. Da questa piazza si vede ancora meglio un dettaglio di quella che è la cattedrale nuova, cioè la cattedrale dell'Immacolata Concezione. Per gli amici che parlano spagnolo, la cattedrale della Inmaculada Concepción. L'ho lasciato dire a te perché so che ci tieni, più o meno. Che sono il dettaglio, sono queste 3 cupole blu che si vedono qui di lato. Questa cattedrale, pensate, hanno iniziato a costruire nel 1885, ci hanno messo quasi 100 anni per finirla, perché sono stati attenti a tutti i dettagli, troppo attenti ai dettagli, meno al piano generale, perché le 2 torri davanti dovevano essere molto più alte rispetto alle cupole, invece per un errore di progettazione sono un po' più basse. È uno degli edifici più grandi, degli edifici religiosi più grandi di tutta l'America del Sud, perché può ospitare fino a 9.000 fedeli. In pieno centro, ragazzi, c'è questo mercato che si chiama Mercato 10 di agosto, è uno dei più frequentati che abbiamo visto da quando siamo in Ecuador. C'è anche la che si sta guardando attorno. Sì, guardo dall'alto, perché sopra dove siamo adesso ci sono tutti i ristoranti dove si può scegliere cosa mangiare, piatti tipici proprio della zona, e sotto invece vedi le materie prime, tipo qua sotto guarda c'è addirittura la pasta in quei sacconi lì, riso, pasta, uova, cereali, c'è un po' di tutto, lo vediamo dall'alto. E quindi sotto materie prime e sopra tutto cucinato, e c'è un bel po' di gente che lo frequenta. Qua siamo nella zona dell'Ornado, scusate, che è praticamente la porchetta. Sono tutti banchetti di porchetta in pratica. Ay, sabroso. Dale tumbao, Tony. Ay, che rico, rico. Questa invece è la zona delle cose fresche, quindi frutta, verdura, succhi. Fanno un sacco di cose, soprattutto per la colazione, e quindi si vende una cosa che ho visto prima che è molto interessante, questo mote pillo o mote sucio, quindi il mote sporco. In pratica il mote è una sorta di piatto che si fa con il mais, quello bianco, che viene fatto bollire e poi viene condito con diverse cose. Abbiamo lasciato il mercato perché poi in città si trovano in realtà un sacco di posti un po' più carini, anche con menù un pochino più elaborati e anche con una vista, ragazzi, perché adesso giro
questa è la vista del posto dove mangiamo oggi, uno spettacolo puro, e poi assaggiamo anche quelli che sono i piatti tipici. Per esempio il mote di cui parlavamo prima al mercato, e in realtà si può fare in diverse versioni. Questo per esempio, che è l'antipasto, cioè la zuppa prima del piatto principale, un po' come al solito, è il mote casado. Sì, praticamente il mote sposato vuol dire è questa zuppa fatta appunto con il mote, questo mais bianco gigantesco, cioè guardate le dimensioni che raggiunge, sono impressionanti. Viene cotto con i fagioli, un po' di carne di maiale e poi Si sposano. Ah no, no, c'è non niente. A seconda della ricetta può contenere latte, può contenere anche un pochino di arachi, salsa di arachidi, quindi varia molto da famiglia a famiglia, ma il mote, ragazzi, è proprio tipico di Cuenca. Come la polenta a Bergamo, né? Esatto, più o meno la stessa cosa, cioè vuol dire Cuenca vuol dire mote, sono collegatissimi questi due piatti. E per rimanere in tema di mais ci hanno portato anche i popcorn, che non si chiamano popcorn però. No. Si chiamano? Canghil. Nome completamente diverso. Non c'entra nulla. Però vabbè, questo è in pratica tutto l'antipasto, anche con il bel succo di more che io adoro. Una delle poche volte che prima di sbranare, ragazzi, riusciamo a riprendere il piatto principale, questo bel piattazzo. E insomma, ragazzi, tutto questo costa $3,50 a testa. 3,50 a testa, che è quanto costava un piatto di mote al mercato, quindi anche più conveniente andare a cercare un po' in giro qualcosa da mangiare. Questo, ragazzi, è il Parque Calderón, che è il cuore di Cuenca, è la piazza principale, come spesso accade nelle città coloniali costruite dagli spagnoli. Al centro della piazza c'è un giardino, quindi ci sono tutte le piante e gli alberi. In questo caso da un lato c'è l'edificio religioso, la cattedrale in questo caso, e poi qui ci sono tutta una serie di porticati che sono ottimi, visto che c'è un sole che picchia fortissimo, e sotto i porticati ci sono tutte le varie attività commerciali, ristoranti, bar. E qui dobbiamo fare anche un po' un salto di immaginazione, immaginarsi come doveva essere quando è stata costruita questa città, e quindi la funzione che avevano proprio tutti questi porticati continuano anche dall'altro lato sotto gli altri edifici. Io sono già entrato, voglio vedere la reazione di Angela quando entriamo in questo cortile interno. Sempre dalla piazza principale, da questo lato si può accedere. Ecco, qua c'è un cortilazzo incredibile. Era il seminario, mi sa, c'è scritto piazza del seminario. Voglio vedere la reazione, Mamma mia, che vista! Vai. Di più! Incredibile! No, bellissimo, veramente bellissimo. Guarda, tutto il secondo piano con la terrazza. Credo che quelle siano state tutte le celle dei monaci a questo punto, se era questo il seminario, con vista sulla cattedrale lì dietro. Che spettacolo. Vogliamo menzionare un attimo, un secondo, un momento mini momento Giuliacci. Tempo pazzesco oggi, ragazzi, sole assurdo. Stiamo vivendo la primavera senza il raffreddore, che è una cosa fantastica, ragazzi. Era tipo il mio sogno, poter vivere la primavera senza continuamente guarda qua. Nella piazza c'è un misto di pinage, un po' diciamo montanaro, e poi anche di un palmage, quindi le palme un po' più diciamo estive barra marittime. Esotiche, sì, proprio è tutto un bel mix, come si suol dire. Comunque ecco, poi ti giri, c'è sempre qualche scorcettino da immortalare. Sempre nella piazza principale c'è un'altra chiesa, questa volta sconsacrata, è l'Iglesia del Sagrario, anche chiamata la Vecchia Cattedrale. È l'edificio religioso più antico dell'Ecuador, 1557, ma la curiosità è che, pensate, i francesi l'hanno usata come punto di riferimento per misurare la circonferenza della Terra e anche per capire dove passasse la linea dell'equatore. Sono i famosi francesi di Quito che hanno poi sbagliato. Esatto, la spedizione, quelli che hanno sbagliato di 200 metri. Stavo cercando un bagno, ragazzi, e l'ho trovato, ma ci siamo infilati in questo posto che è tipo una zona con tanti ristoranti. Palazzo storico, guarda qua che cosa c'è, guarda qua che cosa c'è. Si può camminare un po' qua in mezzo e dare un'occhiata. Che lusso, ragazzi, che lusso, mamma mia.
Grazie fornitrice signora. ufficiale di dolcezze la signora. Informazione importantissima ragazzi, se venite a Cuenca andate dalla signora. Si trova all'incrocio tra Calle Gran Colombia e Calle Presidente Borrero. Da questo lato sulla sinistra c'è la signora che ha questi dolcetti incredibili. Mi piace perché in genere si danno informazioni su cosa vedere, cosa fare, noi dove mangiare. No, la signora. I pigne della signora, che tra l'altro è una signora che si sposta perché ha il cestino. Spero Sono di 2 no. giorni che la troviamo qui, quindi potrebbe Chissà, essere fissa chissà. lì in realtà. Tra i mezzi di trasporto che ci sono a Cuenca c'è anche il tram rosso che attraversa il centro storico. Guardalo qua che passa proprio nel centro davanti a questa bellissima piazza. Che profumo. La macchinetta che fa il caffè. Ma ci pensate se per un errore storico la pizza si chiamasse la ruota francese? La ruota francese, proprio associata alla Francia e non all'Italia, che l'ha inventata? Cioè io sarei incazzato nero, sinceramente. Per fortuna non è così. Ma è quello che è successo qui, con il famosissimo cappello, quel cappello di paglia che si chiama Panama Hat in inglese, ma che in realtà è stato inventato in Ecuador. Perché il famoso cappello di Albano è proprio il cappello di Panama, inventato in Ecuador. Sì, perché c'è stato un errore storico, gli hanno dato questo nome perché era il posto da cui veniva esportato, quindi da Panama, e anche perché in origine era stato costruito, inventato proprio per proteggere dal sole i lavoratori del canale di Panama, e quindi gli hanno dato questo nome e si è tenuto questo nome, ma in realtà è originario dell'Ecuador. E in particolare a Cuenca ci sono moltissime aziende che sono attive da secoli, che portano avanti appunto la tradizione della creazione del cappello di Panama. Ecco qua. I cappelli. Sì, sta umido. Ah, ok. Il signore li sta mettendo lì perché si devono asciugare. Ci vuole un bel po' per farne uno. Sì, in pratica li fanno ancora oggi a mano con la paglia di toquilla, che è una paglia che cresce sulla costa dell'Ecuador. Vengono fatti ancora dalle famiglie locali e poi vengono portati qui, venduti qui, e qui viene fatto il processo finale, che è quello appunto di pressarli e di cucirli, metterli insieme. Quindi questi sono appena arrivati dalle famiglie qui fuori dalla città, e quindi il signore li sta stendendo per farli asciugare, e ci possono volere dai 2 giorni minimo per crearne uno ai 6 mesi in base alla qualità. Dopo che è stata intrecciata, il lavoro in genere viene fatto dalle donne, viene pressato con questo enorme martello di legno per pressare e unire le fibre tutte insieme. Dopo il lavoro delle donne con il martello si passa a quello degli uomini, che devono dare la forma finale, e lo fanno, anzi lo facevano, con questo ferro da stiro molto pesante. Non è in realtà un ferro da stiro, ma ricorda moltissimo, quindi veniva schiacciata tutta la parte della falda esterna, la cornice, per dargli la forma del sombrero, del cappello. E questa era la lavorazione in origine, in passato, però adesso qui a Cuenca ci sono moltissime aziende, adesso noi siamo all'interno di una di quelle più storiche, che hanno cercato di modernizzare un pochino questo processo, quindi si fanno ancora più o meno gli stessi passaggi, ma in una forma diversa, con delle macchine. Qui abbiamo la versione dei cappelli ancora prima che vengano stirati e di diversi colori, quindi qui sono proprio dopo la tintura, vengono lasciati qua ad asciugare, e qui abbiamo diversi colori, il bianco, il panna e il marrone. Il bianco è il colore più famoso, quello proprio simbolo del cappello di Panama, quindi bianco con la fascia nera in genere. In realtà però il colore non è il colore originale della paglia, ma deve essere sbiancato con diversi processi per arrivare a questo tono qui. Queste sono le presse moderne che oggi danno proprio la forma perfetta del cappello di paglia. Oh, guarda, c'è anche Pavarotti! Yeah? Dai, dai. Carini, questo è il negozio, ragazzi. No, grazie. Se tome una foto. Grazie. A ver, un gracias. momento. Ahí está, perfecto. Perfetto. Com'è leggero? Bellissimo. Muy ligero. Sì. Perfetto, che bello. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal. Adesso ci fa vedere un sombrero da $2.600. 8 meses solamente en tejer. 8 meses. Sí.
Solo per, Solo para tejer. Sì, come si dice? come si dice, intrecciarlo. In origine questi cappelli si chiamavano cappelli a campana e erano esportati soprattutto in Messico e Brasile. Adesso invece il mercato più ampio è quello dell'Europa, quindi Italia, Francia, Spagna, e la qualità si è alzata, ma il numero di esportazione ovviamente è più basso, quindi meno prodotto ma più alta qualità. Ci sono diversi negozi che vendono i cappelli di Panama in tutta la città di Cuenca. Allora, per i prezzi, quello che abbiamo indossato noi prima, quello che ho indossato io, costava $50, quello invece di Paolo costava $90. La differenza di prezzo è legata ovviamente alla qualità, quindi quello che costava $2.600 è perché è altissima qualità. Questa è un'altra piazza, si chiama Piazza Civica, e qua c'è il mercato 9 di ottobre da questo lato, e passando si passa in mezzo a tutti questi fumi. Qui dentro sta bruciando il palo santo, il famoso palo santo. Sì, è questo legno che è simile all'incenso, ma in realtà è un legno che si trova solo qui in Ecuador e Perù, in questa zona, profumatissimo. Qui tu passeggi qui in mezzo e senti tutto questo profumo molto simile all'incenso, ma non così forte. Tipo legnoso. Più legnoso, sì, è molto profumato e si accende esattamente nello stesso modo, quindi si dà fuoco a un'estremità, poi si spegne la fiamma e si lascia che bruci lentamente tutto quanto. Guardate quanti ce ne sono qua. Secondo la tradizione, il legno usato per il palo santo deve essere soltanto proveniente da piante che sono morte naturalmente, perché solo in questo modo ci sarà un profumo più intenso e avrà una funzione maggiore, perché la funzione reale del palo santo è quella di purificare. Viene infatti utilizzato molto spesso negli ambienti per purificare l'ambiente. Appena fuori dal centro basta fare 850 scalini, no vabbè, un pochino meno sicuramente, e si arriva in questa zona super verde, leggermente fuori, e c'è un bel fiume che passa proprio qua in mezzo. Il fiume Tomebamba che passa di qui è uno dei tanti fiumi in realtà che passano nella città di Cuenca. Questo è quello più vicino al centro storico. Hanno ricreato tutto questo lungo fiume dove si può camminare, ci sono diversi locali, ci si rilassa un po' appena fuori dal centro storico, quindi è molto bello perché hai questi due aspetti della città uno vicino all'altro. Ci sono diversi ponti pedonali che attraversano il fiume, questo però è un po' diverso perché ha una storia completamente diversa, perché inizia come ponte ma poi si è rotto. È finito lì, pam! È il Puente Roto, si chiama proprio così, non era questo fantasia. Il suo nome in origine ma era un altro. È stato costruito alla fine del 1800, ma nel 1950 c'è stata una piena incredibile del fiume che è proprio lì sotto, tanto che il fiume, l'acqua, ha portato via buona parte del ponte. Un ponte molto bello perché è tutto pedonale, sì, fatto tutto con queste pietre e diversi archi, ma ne sono rimasti pochi, ne sono rimasti giusto 2 o 3. Qua in fondo poi hanno chiuso, è diventato una specie di terrazza perché poi il fiume, vedete, è lì sotto. Quindi immaginiamoci la potenza dell'acqua che ha distrutto tutto. Qua sotto si vedono ancora le fondamenta, guardate come era fatto con questi pietroni enormi. Il fiume è laggiù adesso, quindi vuol dire che durante quell'evento è salito tantissimo il livello dell'acqua. Guarda qua che hotel con questi mattoni rossi, Hotel Victoria, sembra quasi di essere a Londra. Sembra un po' British, questa è la calle larga, cioè mica la tanto. strada larga ma non è larghissima. Ora si sta riallargando. È praticamente la strada parallela rispetto al lungo fiume che c'è sotto, proprio dietro questo palazzo c'è il lungo fiume. È una strada che è famosa perché ci sono dei locali di cucina un po' diversa, cioè cucina indiana, cucina asiatica, insomma un po' diversa rispetto alla cucina tradizionale dell'Ecuador.
Ragazzi, il posto in cui dormiamo è in mezzo al triangolo della pizza, perché ci sono 3 pizzerie proprio su 3 angoli diversi e ragazzi sono tutte da provare. Adesso vediamo, ci dobbiamo impegnare. Io stasera comincerei a provarne una tranquilla, invece una bella tranquilla che abbiamo visto prima passando, Che fa la bene, pizza al taglio. pizza al taglio lì all'angolo. Eccolo, già c'è l'acquolina in bocca. Che vale la Siamo pena. ancora arrivati. Eccolo ragazzi, pizza e focaccia. Questo è l'aperitivo ragazzi. Allora cominciamo con questi panini ripieni, uno alla pizza e uno al pesto. E oddio, qua direttamente sul tavolo c'è qualcosa di incredibile. Questo sugo Leggermente piccante, sa un sacco di pomodoro. Allora, siccome volevamo la pizza margherita ma non c'era, era in forno, cioè la sta preparando in realtà, ci vorranno una ventina di minuti, quindi nel Aperitivo. frattempo paninetto con il pesto. Ma c'è il pesto dentro? Sì, ripieno. Che goduria. Buono. Mazza ragazzi, il pesto è buonissimo. Io gli aggiungo anche la salsazza qua sopra. Guarda qua che bella roba. Te la arricchi con la piccantezza, com'è? Tanto piccante? Oregano, Pure. butta Tutto dentro. proprio. Che casino stai facendo? La cosa bella e non ha sapori strani. Cioè è Un buono. panino col pesto. Bel paninazzo col pesto. 3 bei pezzazzi di pizza. In pratica è una pizza da sport. Noi abbiamo preso 3 pezzi, quindi 1, 2 e 3. E ne viene fuori in pratica un bel pizzozzo, Bello grande anche, appena sfornata, quindi è bollente. C'è un bel po' di sugo, molto bene. Ah, buono. che goduria. Tanto ne metterò comunque di più perché questo è buonissimo. E niente, quindi in pratica un Come trancio. prima esperienza qui a Cuenca di pizza, devo dire niente male. Questa pizza al trancio l'avevamo ancora mangiata, avevamo mangiato quella classica qui in Ecuador. Questa è diversa ovviamente, vai assaggia. Oh no, È buona? Ti piace? casereccia. Ecco, Mi piace non è molto. quell'aspetto infatti. Ma il sugo è buonissimo proprio. Ragazzi, giuro che questa Cuenca non sarà soltanto un tour culinario. Faremo anche altro per smaltire soprattutto tutto quello che mangiamo. Comunque adesso con la panza piena di pizza noi vi salutiamo. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi subitissimo al canale, attivate la campanella, lasciateci anche degli hype e vi aspettiamo nei commenti, ragazzi. Alla prossima ragazzi. Ciao. Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil